Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche inaspettate per i prossimi 10 giorni. Abbiamo la carta della Luna, ragazzi. Ho come l'idea che ci sia un tema, una persona, una situazione che potrebbe ritornare dal passato. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che per qualsiasi informazione aggiuntiva vogliate trovate tutto sotto nella descrizione del video. C'è l'indirizzo email per le consulenze private, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Vediamo quali sono le energie e come si sviluppano nei prossimi 10 giorni. Che cos'è che arriva che non vi state aspettando? 7 di coppe. Abbiamo il carro. 2 di spade. Amanti. Eremita. Il matto e la morte. Ci sono 5 arcani maggiori su 7 carte, ragazzi. Stesa importante. Tenete presente che io la lascerò aperta, vediamo qual è l'energia che a me risuona di più, però potete sempre adattare la lettura alla vostra realtà. Vi invito comunque a incastrare questa lettura con le altre due che sono già online della seconda metà di aprile. Andiamo a vedere questo 7 di coppe, ecco un altro 7 di coppe, infatti mi risuona molto con questa luna, con questi ideali che potreste avere, con carro e fante di bastoni, con questo nuovo progetto che si ha per qualcuno, potrebbe esserci un nuovo inizio, una nuova conoscenza, perché no? Per qualcuno con 2 volte il carro si può trattare di un nuovo capitolo della propria vita dove si dà una nuova direzione ad una situazione, alla propria residenza, potrebbe anche essere un trasloco per qualcuno. Andiamo a vederlo il carro. Matto che avete già qui, si tratta di dare il passo per un nuovo capitolo. Potrebbe essere una nuova amicizia, un qualche tipo di conoscenza con la quale effettivamente possono esserci varie opportunità di sviluppo, può essere professionale piuttosto che relazionale, però è anche vero che avendo la luna e questi 2 sette di coppe, sento in qualche modo che avete un po' la testa fra le nuvole, cioè è come se ci fossero tante idee, tante opzioni, tante potenziali linee di tempo che è come se non sapeste bene quale sia quella giusta. Con questo matto sento che vi dicono un po' di fare il salto di fede, di buttarvi, cioè alla fine non si sa mai quale sia la direzione giusta fino a che non si decide di imbroccarne una e non si capisce se è quella giusta o no. C'è comunque un 3 di coppe, quindi qui potrebbe anche fare riferimento a qualche tipo di collaborazione. Datemi una carta. Sì, infatti potrebbe essere qualche familiare. A me veniva un po' i figli, sinceramente. O comunque è come se ci fosse qualche tema proprio abitativo. Andiamo a vedere il 2 di spade. Giudizio e morte. Mm. Allora, vi dirò che se fosse una storia romantica, sento che c'è un buonissimo potenziale,
di sviluppo, potrebbe esserci tanta attrazione chimica, tanta passione, tanta piacevolezza nello stare insieme, però vedendo anche queste carte potrebbe esserci come qualche tipo di impedimento che può essere relativo alla famiglia, ai figli, al fatto che magari si viva in zone completamente diverse, al fatto che magari uno dei due possa viaggiare, quindi c'è come questa storia con questo matto che potenzialmente potrebbe iniziare. Vedendo il tre di coppe vi dico che potrebbe essere una storia clandestina e che comunque ci potrebbero già essere dei conflitti nell'ambiente familiare o vostro, se la famiglia è vostra, oppure nell'ambiente familiare di questa persona. Può anche esserci come qualche mm, tema legato ai figli per qualcuno, e quindi questa poca chiarezza del 5 di spade, questi bisticci, le discussioni, i punti di vista diversi, potrebbero essere i vostri punti di vista diversi rispetto alla vostra famiglia, i vostri rispetto alle due persone che avete davanti o alla persona che avete davanti, punti di vista diversi rispetto all'educazione. Cioè sento un po' come se ci fosse un qualche tipo di discussione inerente all'ambiente familiare, ai compiti familiari, all'ideologia di famiglia o a una famiglia reale, perché qui comunque abbiamo il tre di coppe, e qui è come il decidere, ok, ma che linea tengo con questo carro, dove vado, destra o sinistra? Qui arriva il giudizio. Tenete presente che il 2 di spade è bendato, quindi è come se ci fosse un momento di osservazione interna e poi arriva il giudizio. Il giudizio è la presa di consapevolezza della dinamica completa, mi viene da dire. Andiamo a vedere gli amanti. Amanti, wow. Amanti e cavaliere di spade. Io sento che voi vorreste andare avanti, vorreste lasciarvi andare, vorreste non essere così prudenti come magari dovete essere o pensate di essere. C'è come questa voglia di costruire qualche cosa in armonia. Non si vuole lasciare andare, secondo me, del tutto la situazione o la relazione, nonostante queste paure, proiezioni, falsa visione della realtà. Andiamo a vedere l'eremita. Nove di spade, 10 di spade e mago. Io sento che probabilmente vi prenderete un momento per conto vostro, si è girato anche il 4 di coppe, per riflettere su che cosa si debba lasciare indietro, per riflettere su... Allora, per certi versi qualcuno è come se si arrendesse, manca un po' l'appeso, però è come se qualcuno si arrendesse a un certo tipo di situazione. Qui è come se... Allora, delimitiamo un attimo il movimento energetico, poi ovviamente adattatelo, però se fosse che conoscete una persona che ha già una situazione familiare in piedi, qui il punto è che cosa faccio? Vado avanti lo stesso con questa persona e accetto la situazione che c'è, oppure passo, lascio stare questa persona perché la situazione che c'è non mi piace, non mi permette di avere quell'amore completo, romantico, in equilibrio, in armonia, in perfetto scambio che io voglio. Però andiamo a vedere il matto. Cavaliere di coppe e luna. Io sento che ragazzi potrebbe essere qualcuno del passato, eh. Per qualcuno di voi ho come la sensazione che sì, sia una persona che si riaffaccia. Non mi è chiaro. Datemi una carta per la luna. Non mi è chiaro se sia una persona con la quale avete già avuto qualcosa. Secondo me sì, però non è specificato. Guardate, vedendo queste due regine, vi dico che potreste essere voi ad avere due alternative, eh? Cioè, io credo che
per qualcuno di voi potrebbe essere vostra effettivamente con il carro la scelta di quale delle due situazioni scelgo, quale delle due relazioni scelgo, quale delle due collaborazioni magari scelgo, è più una roba romantica, sento, però, ripeto, adattate la lettura alla vostra realtà. Qui c'è come la volontà di iniziare qualcosa, ma bisogna prendere una scelta. E ovviamente una delle due cose bisogna lasciarla andare con la carta della morte, una ce l'avete qui e una ce l'avete qui. Sì, siete perché c'è anche il 2 di spade effettivamente, siete proprio in mezzo ad una scelta. Magari con una delle due può essere una bella storia, può essere appagante, potreste sentirlo come l'amore della vostra vita, mentre con l'altra persona potrebbe essere più proiettabile magari una famiglia o avete già una famiglia. C'è comunque qualche tipo di offerta di iniziare una bella esperienza insieme con questo matto. Sento che con il Cavaliere di Coppe arriva come qualche cosa di concreto. Iniziamo a frequentarci con una certa intenzione. Andiamo a vedere la morte. 2 di bastoni e asso di bastoni. Datemi un'altra carta per l'asso. Perché 3 di spade. Ragazzi, qui una di queste due regine verrà buttata giù, manca la torre. Però io sento che entro questi 10 giorni, mettiamo anche 15 per dare un po' più di spazio alla lettura di manifestarsi, però sento che prenderete una decisione, ci sarà come un inizio con una di queste due energie e il sacrificio dell'altra. Tanta indecisione, tanti dubbi, 2 di spade, un 2 di bastoni. Io credo che con questo 4 di coppe qualcuno di voi abbia bisogno di fare un po' il punto della situazione con l'eremita, perché il 4 di coppe vi impedisce di vedere dove state manipolando la vostra verità. Io ho come la sensazione che non vogliate prendervi la responsabilità di un vostro lato e quindi, come dire, questa cosa alimenti un po' la vostra titubanza, la vostra indecisione. Con l'eremita si tratta di andare a vedere proprio quel lato lì. Perché io mi comporto così? Perché penso di non aver quel tipo di responsabilità? Perché penso di non aver quel tipo di compito? Perché non lo voglio prendere magari quel tipo di compito o di responsabilità? Da che cos'è che scappo? C'è bisogno con questo eremita di fare un attimino mente locale sulle cose che ormai pensate non essere vostre o non essere per voi. Andiamo a vedere qualche oracolo, vediamo una possibile difficoltà del momento. Perché mi è difficile smettere di tenere le cose sotto controllo? Come se aveste bisogno di sentirvi al sicuro, probabilmente. Di solito è così. Andiamo a vedere una potenziale credenza limitante ed è perché ho paura di disturbare se si scompongono le cose o se disturbo gli altri per tenere sotto controllo le cose, qui mi verrebbe da dire ho paura di essere rifiutato. Andiamo a vedere un pensiero su cui riflettere. Verifico quale sia la mia necessità vera e agisco di conseguenza. Infatti, questo eremita è qui proprio per quello, perché voi dovete cercare di capire cos'è che non voglio vedere di questa situazione, di questa relazione, di me stesso o me stessa. C'è un atto di fiducia poi comunque, io sento che qualche cosa effettivamente inizia, vi dico, una delle due situation inizia mentre l'altra secondo me viene un po' sacrificata con questo 3 di spade e la morte. Vi dico che le energie qua potrebbero essere aria o terra.
Ho anche Cancro, Scorpione, Gemelli e Vergine. Terra, sì, comunque terra, e di acqua solo Cancro mi sembra. Arcangelo Fanuel, carta numero 20, e qui parla di speranza e di nuovi inizi. È un po' come se vi dicesse di mantenere un'attitudine positiva, un'attitudine fiduciosa nei confronti del mondo, nei confronti dell'universo, nei confronti della vita, insomma. Andiamo a vedere una fatina. Esteriorizzazione. Fa vedere queste fatine che hanno un manifesto che illustra tutti questi cuori. Io sento che è un po' un suggerimento a manifestare il vostro amore, a manifestare la vostra apertura, a manifestare anche le vostre intenzioni, perché qui avete 2 volte la carta del matto, quindi penso che sia importante, diciamo, rendere ufficiale, rendere esplicito come questa vostra fiducia, come questa vostra buona intenzione, pulizia di sentimenti, sì, di intenzioni proprio. Io sento che qui con questo asso di bastoni effettivamente un'azione con intenzione verrà fatta nel prossimo periodo. Vi dico anche che può essere un incontro molto 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 passionale. Quindi, cari amici dell'Ariete, sento che la cosa che arriverà inaspettatamente sarà questo... C'è un ritorno, c'è un ritorno di qualcosa o di qualcuno e questo è un buon momento per capire verso dove sto andando in base alle esperienze del passato, soprattutto perché avete l'eremita è il saggio, è colui che fa tesoro delle esperienze passate e compie i passi necessari per il futuro. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, hype, la vostra iscrizione o la condivisione del video, se volete iniziare un percorso di crescita o mi scrivete una mail o vi abbonate al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto praticamente decenni di studi e formazione personale e professionale che io semplicemente sto condensando e mettendo lì a disposizione per dare come sì, un'accelerata, se vogliamo, al vostro percorso di crescita. Comunque i titoli dei video si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 4, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico di numero. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!